Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato ad accessori utili per i videoblog. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e ovviamente, se volete, ricevere le notifiche e azionare la campanella. Detto questo, sperando che non arrivino i motori in casa magari, rumori molesti, andiamo a vedere questi due accessori che vi narro un attimo e poi andremo ad unboxare. Il primo accessorio è una semplicissima asta selfie, però che ha ha due caratteristiche molto interessanti. La prima, che ha il telecomandino Bluetooth, quindi si può comandare senza ovviamente andare a 1,5 metri a azionare il telefono. Oltretutto il telecomando si può staccare dal corpo di questo gimbal molto economico e ha un farettino LED molto piccolo adatto a fare ovviamente ritratti e riprenderci in modalità selfie. Un altro invece accessorino piccolino è sempre un grip microscopico per il telefono, però che ha una caratteristica importante, anche questa ce l'ha, che si può girare in verticale e in orizzontale. Io utilizzo anche il Joby, quello la testa Joby, ma è molto più costosa e io vi voglio portare, non perché per carità non mi fraintendete, non è che non potete spendere, però per portare sul canale accessori molto economici per girare video, perché decantiamo sempre che bisogna spendere poco, giusto, e utilizzare lo smartphone, quindi è inutile avere Joby che costa 54 euro quando possiamo avere questo accessorio, che adesso non mi ricordo quanto costa, comunque vi metto in descrizione, che diciamo più o meno fa la stessa cosa. Andiamo a vedere cosa c'è in queste due scatoline. Allora, dopo un bel martellamento nelle orecchie che ho avuto, sono in compagnia ovviamente dei miei accessori e del mio calorifero che vedete tra poco. Quindi andiamo a vedere subito cosa c'è in questa scatola più piccola, perché quella grande la lasciamo per dopo. Andiamo a vedere. Telchi, cosa c'è in questa scatolina qua? Mi sono inquadrato, sì. E allora abbiamo innanzitutto il grip, vedete, eccolo qua, esce dalla sua custode di plastica, eccolo qua. Come vi dicevo, ok, lo possiamo girare, vediamo se sono inquadrato, sì, vedete, possiamo girare sia in verticale che in orizzontale. Non è come il Joby, non ha lo scatto, ok, alla risposta, non ha lo scatto praticamente in orizzontale, dovete mettere un po' voi in bolla, perché potrebbe essere anche un pregio questo, di non metterlo proprio a scatto, ma avere anche un'inclinazione diversa, così praticamente, ok, però ok, è economico. E qui c'è la vite, la solita vite che si svita, ok, e possiamo andare a mettere il nostro smartphone dentro. Non è a molla, ma è diciamo a vite, ok, lo stavo tirando ma lo sto rompendo. Cosa ci danno in dotazione? Ci danno il famoso telecomandino, il solito telecomando che abbiamo già visto tante volte, Bluetooth, che si collega allo smartphone. Non lo apro, eccolo qua. lo apro, aspettate che lo apro. Non si apre questo maledetto! Allora, siamo riusciti ad aprirlo. Dentro c'è un manualetto di istruzioni e dentro c'è il nostro telecomando con tanto di cinturino, cioè una cosa bella, ok, questo qua poi lo andremo a vedere come si collega, ma è molto semplice, il suo collegamento è molto semplice. Bene, rimettiamo tutto non nella scatola, perché poi vedremo, andiamo a collegare, mettiamo un po' via queste cose qui, mettiamo via la scatoletta, la mettiamo qua, ok, mettiamo qua e mettiamo da parte il nostro grip. Cosa c'è invece qua dentro? Qua dentro c'è l'asta selfie che vi dicevo, ok, qua dentro c'è la pila di ricambio pure, c'è andato, quindi ragazzi 13 euro mi sembra, o di più, 17, perché poi l'ho preso a 13 euro, ma era aumentato il giorno dopo. Cosa ci danno dentro la scatola? Allora, dentro la scatola c'è innanzitutto il cavetto di collegamento, quello lo sappiamo, poi abbiamo l'asta, che adesso poi andremo a vedere come è fatta, abbiamo il farettino, ok, che ha un piccolo tastino, vediamo se lo vedete, il piccolo tastino non lo vedete, però vedete che adesso si accende, ok, e abbiamo tanti tipi di
qualche tipo di colore e anche la gradazione. Carino, no ragazzi? Cosa dite? È lungo per spegnere di nuovo. Ciao, vediamo se riesco a inquadrarlo. Sì, vedete qua c'è il tastino. Quindi mettiamo via questo e andiamo a vedere l'asta. L'asta si apre così, vedete, si apre così, molto carina, è molto bella, si apre e si allunga. Però prima di alloncare voglio farvi vedere il telecomando. Eccolo qua, il telecomando è questo, vediamo se è inquadrato, sì, e si può staccare. Eccolo qua, ok? È un telecomando Bluetooth uguale, identico a quello che abbiamo visto lì, il funzionamento è lo stesso. Adesso poi vediamo come si accende e tutto il resto, e invece l'asta la possiamo tirare su così, ecco lì, la possiamo piegare, vedete? È plastica ragazzi, è plastichetta, non ci mettiamo in testa di avere cose di qualità perché il costo è quello che è. Cosa abbiamo qua sotto invece? Qua sotto abbiamo anche un trappiete che, attenzione a come lo aprite perché è plasticoso, quindi diciamo che la sua robustezza ok, è data ovviamente dal prezzo. Eccoli, si mette così. Mentre mi grattano in testa, sentite croc croc croc, non ci resta che abbinare il telecomando al nostro smartphone. Come si fa? Si preme lungo, la spia si accende e lampeggia, poi quando abbiamo l'abbinamento la spia si spegne, ok? Quindi andiamo a vedere come fare, sperando che riesca a farvi vedere la spia. Ok, accendiamo il telecomando e dovrebbe, eccolo qua, ok, perfetto, adesso abbino e la spia smette di funzionare. Ok, abbiamo abbinato il nostro Bluetooth, adesso andiamo a rimetterlo nell'alloggiamento con la spia rivolto verso destra. L'alloggiamento è molto semplice, anche se bisogna usare molta attenzione, prima su e poi giù, mi sembra di sì. La spia dov'è? Sì. Ok, allora prima giù e poi su. Ok, vabbè, comunque lo potete mettere nell'alloggiamento. Adesso andiamo a vedere come posizionare lo smartphone e vedere il grip come funziona. Vi consiglio di levare la cover dal vostro smartphone prima di posizionarlo nel grip. Come dicevo ragazzi, è meglio levare la cover, ok, e magari spegnere anche il faretto che non ci serve, ok. Quindi andiamo a posizionare adesso nel grip. Vi faccio vedere il grip che, pur essendo di plastichina, secondo me è molto robusto, non si svita la testa, ovviamente non cercate di svitarla, che non si svita perché non si può ovviamente mettere un altro grip o non c'è neanche l'alloggiamento. Ecco la cosa che non mi piace di queste cose qua, che non c'è neanche l'alloggiamento per un faretto, ma visto che ha il suo in dotazione ce ne facciamo poco dell'alloggiamento. Oppure di un microfono, ecco, ci vorrebbe, questa sarebbe stata la cosa forse da mettere in più, però per quello che abbiamo pagato ragazzi non possiamo lamentarci. Allora, il grippino, vedete questo qua, ok, si gira molto semplicemente così e ha gli scatti, sentite? Il grip ha queste alette, ok, si tira su l'aletta, vedete l'aletta? Questa qua si tira sulla lettina, quello di là, scusate ragazzi perché sono inquadrato, l'aletta, e poi si va a alloggiare il nostro smartphone. Pensavo che non ci stesse l'8 Plus, invece ci sta, è a molla ovviamente, ok. Ecco, come nei gimbal non dobbiamo ovviamente calibrarlo, però vi consiglio sempre di ovviamente di metterlo abbastanza centrale lo smartphone. Abbiamo anche qui una vedete, qui c'è una, vediamo un po' se la posso vedere, ecco qua, e abbiamo una farfallina, diciamo, che possiamo ovviamente svitare e muovere il grip in questa maniera, ok. Ragazzi, guarda, per quello che costa è una cosa pazzesca. Adesso allunghiamo, ok, e possiamo andarci a riprendere, ok. Facciamo una prova. Allora accendiamo ovviamente la fotocamera, andiamo in frontale in video, ok, e andiamo a riprenderci un po', ok, vediamo un po'. Oh, partito il video ragazzi, ci stiamo riprendendo con questo. Ragazzi, c'è i pantaloncini corti, porca miseria, fa caldo.
Guardate un po', possiamo fare anche praticamente una ripresa aerea, una cosa bellissima. Io, vedete, il mio studio è molto incasinato, ragazzi miei, vedete che è un casino incredibile, e quindi bello, dai, per quello che costa è molto bella. Ok, ho stoppato la registrazione del mio piccolo spottino interno che ho fatto, e anzi non l'ho stoppata, sì, l'ho stoppata. E quindi come dire, mi piace molto perché è un grip praticamente a basso costo, che può darci anche delle soddisfazioni. Più che un grip è un'asta selfie, 1,10 m mi sembra, 1,15 m, quindi molto lunga, vedete, molto lunga, e praticamente molto stabile anche. Allora, non ci resta che alloggiare il farettino, ok, il farettino, eccolo qua, va messo semplicemente su queste corna qui, su queste due corna, va inserito così, ovviamente è sì, nella parte giusta, va così, inserito molto semplicemente, ok, e quindi possiamo andare a accenderlo, come abbiamo detto, nel tasto, il tasto che c'è sul dorso, lungo, ovviamente deve essere lungo l'accensione, e possiamo andarci a riprendere, ok, con il nostro farettino. Vedete che fa anche abbastanza luce, no? Mi sembra, guardate un po'. C'è anche tanti colori, un po' di colori, e anche la gradazione di luce non indifferente. Ok ragazzi, per quello che costa, sempre per quello che costa. Non ci resta che andare a vedere il grip piccolino. Ecco, ovviamente il cavetto di connessione serve per il faretto, che si carica USB micro, mi sembra. Adesso non so quanto duri, ok, la sua carica, quindi non ci mettiamo queste cose adesso a fare tanti problemi. Ok, il faretto piccolo costa poco, non ci mettiamo in testa che duri una settimana, ok? Quindi leviamoci ste cose dalla testa, perché i commenti negativi a me danno fastidio su queste cose che costano poco e hanno l'utilizzo che hanno. Vedete, la testa invece della Joby è questa qui, che l'avevamo già vista in un video, mi sembra che l'avevo portata sul canale, è molto grossa e costa 54 euro, invece questa costa molti pochi euro. E si va a agganciare anche questa con ovviamente sempre la vite con un quarto di pollice, che sotto, ma sapete io con i buchi non sono più pratico, quindi ho una certa età, quindi lo vado a ficcare dentro il buggio. Quando l'ho messo, vedete qua, ok, posso andare a posizionare il mio smartphone. Lo smartphone semplicemente si posiziona in questa maniera, lo andiamo a togliere intanto da qua. Anche qui vi consiglio di levare ovviamente la cover, dobbiamo allargarlo molto e andare a posizionare il nostro smartphone. Ecco, una volta allargato, ok, a piacimento, dobbiamo ancora allargarlo, allarga, ok, possiamo stringere il tutto, ok, stringiamo il tutto e stringiamo anche qui. Quindi abbiamo un grip molto economico che possiamo ovviamente girare anche, vabbè, sì, magari se lo giro dalla parte giusta, ok, quanto è grosso il vostro citofono, stavo dicendo, ok, quindi dovete ovviamente in base al vostro telefono vi regolate. Quindi vedete che possiamo fare questo, ecco, non ha la regolazione ovviamente diciamo come il Joby, che ha due regolazioni, però ragazzi, diciamo la verità, è una cosa a basso costo. Poi ovviamente nelle descrizioni ovviamente vedremo quanto costa questo grip con l'attacco per il qualsiasi ovviamente cavalletto. Non ha no, ragazzi, ho scoperto ora una cosa molto interessante, ve lo dico. C'è la vite qua sopra, quindi possiamo fare così, ok, possiamo fare così. C'è una vite qua da una parte, ragazzi. L'ho messo storto io, allora. No, non ho messo storto io. E com'è possibile che la vite è sotto? Allora ragazzi, questa vite qui cosa c'è? Cosa c'entra? L'ho messo io nel posto sbagliato, nel boggio sbagliato? Allora, vediamo, facciamo la prova in tempo reale. Sapete che io sono sperimentoso, quindi allora andiamo un po' a cercare la vite, questa qua, ok, spostiamo lo smartphone così e lo mettiamo in questa vite, ok, in questa vite qua. Capite che è una cosa, vabbè,
no, insolita, perché la vita dovrebbe essere, cioè io per dire questo buco qua lo intendo per un ovviamente per un microfono o qualsiasi cosa, quindi per utilizzare questo buco qua che è così dovremmo metterlo in questa maniera. Com'è possibile? Vabbè sì, possibile, perché no? È possibilissimo. Faccio così. Oh che bello ragazzi, l'ho scoperto adesso questa cosa qua, l'ho scoperta ora arrivavo a fare i botti, quindi l'ho scoperta adesso questa cosa qui, l'ho scoperta ora, quindi possiamo mettere sotto di nuovo il nostro cavalletto e della manfrotto, ovviamente qua ci trattiamo bene, della manfrotto, e andare a piazzare un microfonino sopra, ok, se vogliamo ovviamente fare una call oppure non so, vogliamo metterci un faretto, per dire, ci possiamo mettere un faretto. E ravattando nella scatola magica, che se fate i bravi un giorno ve la porto sul canale, ho trovato questo accessorio. Ok, questo accessorino qua, che non è altro che un diciamo un adattatore, ok, con sempre la vite un quarto di un pollice. Quindi cosa faccio? Vado a infilare sotto qui, ok, vado a avvitare il faretto della Dream Grip, molto semplicemente lo vado a piazzare sopra al grip. Quindi abbiamo anche la possibilità di andare a collegare un farettino, ok, diciamo compatibile con ovviamente gli agganci. Io vabbè, questo è una torre di Babele, ok, ho fatto una torre di Babele, ma se voi ne avete una più piccola, bene, ok, facciamo, magari lo mettiamo nel senso giusto, possiamo fare così, ok, collegare la nostra torretta, ok, poi posizionarlo bene, ok, e andare a utilizzare anche il faretto, diciamo, della Dream Grip, che non è il suo, per una chiamata, per ovviamente per qualsiasi cosa, per avere un farettino che ci illumini, ok, quando siamo più al buio. Molto interessante, vedete come si sperimenta e come si trovano soluzioni. Bene cari amici, cosa ne pensate? Questo si chiude così, si mette la letta giù e si chiude così, ok? E diventa, guardate, in tasca. Cosa ne pensate di questi due accessori? Molto economici, molto piccoli e maneggevoli. Come dico sempre, un buon videoblog è sempre fatto di contenuti, e l'attrezzatura serve, ma basta avere l'attrezzatura di base, che si possono fare delle belle cose. Poi, come abbiamo visto, possiamo mettere un microfono su questo grip piccolo. Più che altro non possiamo aggiungere un microfono qui, ma possiamo utilizzare sempre quei microfoni che vi ho fatto vedere con attacco Lightning o USB tipo C, possiamo utilizzarli benissimo. Quindi detto questo, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale e azionare la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò. Vi metterò in descrizione ovviamente il link dove poterli acquistare se vi interessa ovviamente l'articolo, e noi ci vediamo nel prossimo video.